Professor Kelton, we started 10 years ago or so with a financial crisis. Now we've got a corona. Professoressa Kelton, 10 anni fa la crisi finanziaria, ora la crisi da coronavirus. In entrambe le situazioni molte persone hanno avuto la sensazione di esiti ingiusti, che benefici e costi non siano stati suddivisi in modo equo. Lei cosa immagina possa succedere nel prossimo decennio? What should it look like, according to your opinion? Well, look, you're absolutely right. To have crises come that are of the magnitude, right, of what we went through a decade Lei ago. ha assolutamente ragione. Delle crisi di questa ampiezza, come quella che abbiamo attraversato un decennio fa, comportano un recupero molto lento e ineguale. La gente ha notato le disuguaglianze scaturite dalla crisi del 2008. Ciò a cui molte persone hanno assistito negli Stati Uniti e nel resto del mondo è stato uno sforzo molto frettoloso da parte dei responsabili politici per salvare le banche e il sistema finanziario, che non hanno fatto abbastanza per salvaguardare e proteggere le persone che avevano perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e così via. Quindi lei ha ragione, ci siamo già passati una volta nell'ultimo decennio. Secondo me, le persone erano giustamente frustrate e scontente delle risposte politiche. Frustrated and unhappy with the policy response. And here we are again, watching the most vulnerable among us, right? Ora siamo allo stesso punto, vediamo i più vulnerabili tra noi, quelli che consideriamo la parte essenziale della nostra economia, i lavoratori in prima linea, farsi carico in modo sproporzionato delle difficoltà della pandemia da coronavirus e della perdita di lavoro. Per cui ora la domanda è: quali saranno le future risposte politiche? Lasceremo, come abbiamo fatto in precedenza, che siano le persone maggiormente colpite dalle ricadute economiche legate al coronavirus a sopportare queste difficoltà per gli anni a venire? Che perdano il lavoro, le loro imprese, le loro case, che soffrano per anni? Oppure sceglieremo una diversa ripresa politica? Diremo di no a questa cosiddetta ripresa a forma di K di cui si parla tanto negli Stati Uniti? Abbiamo osservato una certa ripresa nel mercato del lavoro e nel corso dell'estate abbiamo notato dei segnali che indicavano che le cose stavano andando piuttosto bene, soprattutto per le persone nelle categorie ad alto reddito, quelle che erano in grado di lavorare da casa, quelle che non hanno veramente sofferto nessuna perdita economica. Però c'è un altro tratto della K, quello di tutte le persone i cui redditi hanno subito un durissimo colpo. Una ripresa biforcata, impari, a forma di K, non basta. Ci vuole una ripresa inclusiva, ci vogliono protezioni e salvaguardie. Bisogna ricreare posti di lavoro ben pagati. Dopo la crisi del 2008, per un periodo di tempo molto lungo, abbiamo recuperato posti di lavoro, solo che questi erano quasi sempre di livello inferiore rispetto a quelli persi. Erano posti di lavoro pagati meno e con percentuali di impiego più basse. 2008 crisis was that over a very long period of time we clawed back the jobs, but the jobs that came back were almost always inferior to the jobs that were lost. They were lower. Pertanto la sfida è quella di raccogliere i cocci e rimetterli insieme meglio di come sono stati assemblati in precedenza, per costruire un'economia più resiliente, per mettere in atto quelle protezioni e salvaguardie che aiuteranno i più vulnerabili nella società a evitare il genere di danni a lungo termine che abbiamo inferto loro nell'ultima crisi. Avoid the kind of long-term damage that was done to them in the last downturn. If we step back to the subprime crisis, we saw that the commercial banks played a Torniamo alla crisi dei subprime. Le banche commerciali hanno avuto un ruolo centrale, ancora oggi sono centrali per tutto il sistema del credito. La sensazione è che gran parte di questo credito non stia fluendo nell'economia reale, in investimenti, fabbriche e così via, bensì che venga utilizzato per acquistare altre attività finanziarie. Secondo lei, la regolamentazione adottata per evitare una nuova crisi è stata efficace o ci è sfuggito qualcosa? regulation taken to avoid a new crisis was effective, or did we miss something? We missed a lot of things, and then we chipped away at some of the regulations that were put in place, at least here in the US, in terms of things like Dodd-Frank legislation. So
Ci sono sfuggite un sacco di cose e poi abbiamo indebolito alcune delle regolamentazioni adottate, perlomeno qui negli Stati Uniti, come la legge Dodd-Frank. Abbiamo iniziato a indebolire alcune delle regolamentazioni finanziarie adottate a seguito della crisi finanziaria scoppiata nel 2008. Ma come fare affinché un'impresa scelga di investire, di pagare salari più alti, di fare ricerca e sviluppo, di costruire più infrastrutture, piuttosto che riacquistare le proprie azioni o fare delle fusioni, acquisizioni e così via? Le imprese, per investire, devono avere fiducia nella crescita economica, essere in grado di produrre più beni e servizi che devono essere richiesti nel mercato dei prodotti. In altre parole, devono poter credere che questi investimenti genereranno un profitto sufficiente, che valga la pena usare le loro liquidità in quel modo. La maniera più semplice per dirlo è che le imprese assumono e investono quando sono sommerse dai clienti. E l'ultima ripresa che c'è stata è stata a lungo piuttosto anemica. Non una ripresa vigorosa con i salari che aumentavano e con i consumatori come ottimi clienti e con le imprese spinte a investire ancora di più nelle loro società per potenziare la produzione perché sommerse dalle richieste. La domanda era debole, ma abbastanza stabile nel corso degli anni. Quindi le imprese sono in grado di ricavare enormi profitti e in parte ciò è legato al fatto che i salari non sono aumentati. Per cui la maggior parte delle entrate vanno ai profitti invece che ai salari dei lavoratori. Ma le imprese hanno tutta una serie di altri modi per ricavare profitti. A livello legislativo lo abbiamo reso più facile grazie a leggi commerciali, fiscali, sul lavoro e così via. Sono molte le cose che devono cambiare, francamente, per far sì che le aziende orientino o riorientino i loro profitti all'interno delle imprese. Legislatively, we have made that easier through trade laws, through tax laws, through labor laws, and so forth. So, a lot of things need to change, frankly, in order, I think, to get businesses to orient or reorient their profits back into companies. Well, you're one of the most prominent economists that are Lei pushing è or una delle più supporting the prominenti modern economiste a monetary sostenere la system. moderna teoria monetaria. Può spiegarci brevemente cos'è? What MMT is about? Sure. So I guess the place to start with MMT is to say that MMT explains how a sovereign currency works. Certamente, credo che il punto da cui partire con l'MMT è dire che l'MMT spiega come funziona una moneta sovrana. Non vogliamo rimanere intrappolati in un pensiero erroneo o difettoso come fondamento del dibattito politico in corso. In altre parole, vogliamo che si riconosca che i governi che operano in una moneta sovrana, e mi lasci definire ciò, non sono vincolati finanziariamente, come lo sono le famiglie, le imprese, i governi locali o le province. Quindi cosa significa avere una moneta sovrana? Significa che il governo è l'emittente della moneta e che la moneta non è ancorata a qualcosa che può esaurirsi. Non è qualcosa di convertibile in oro o in valuta di altri paesi, non è un regime di cambio fisso. È quella che chiamiamo fiat money, ovvero moneta legale col tasso di cambio flessibile. I governi con questo tipo di sistema monetario hanno la loro banca centrale che controlla i tassi di interesse, che evita di indebitarsi in valuta estera, che dispone di uno spazio di manovra per garantire una ripresa rapida dell'economia, potendo tornare alla piena occupazione. Questi governi possono permettersi di acquisire qualsiasi cosa disponibile e in vendita nella sua propria moneta e, cosa più importante, vale per tutto il lavoro in attivo. Significa che si può ripristinare molto rapidamente la piena occupazione nei paesi che hanno il giusto tipo di flessibilità nei loro sistemi monetari. We can restore full employment very quickly in countries that have the right kind of flexibility in their monetary systems. You made a proposal that includes a job guarantee by the A questo government. proposito lei ha proposto l'introduzione di una garanzia di impiego statale, ma se già oggigiorno il prodotto interno lordo degli Stati Uniti cresce grazie alla spesa pubblica, al debito pubblico, questa garanzia come funziona? Public debt. How does that work? Well, so the economy runs on spending. You mentioned GDP, and let's remember that È la spesa a far girare l'economia. Lei ha menzionato il PIL, ma questa cosa chiamata PIL, in un certo senso, è il modo in cui parliamo di economia, perché non può indicare qualcosa e dire «ecco, questa è l'economia». Per cui usiamo questo numero chiamato PIL. Ma il PIL è solo la misura della spesa totale nella nostra economia. È quanto denaro viene speso ogni anno per l'acquisto di merci e servizi di nuova produzione.
All'interno di questo totale c'è la spesa delle economie domestiche, dei consumatori, delle imprese che investono in fabbriche, equipaggiamenti, software, ricerca e sviluppo, e c'è la spesa del governo e la spesa che qualsiasi altro paese sta facendo. Il resto del mondo può infatti acquistare dal tuo paese merci e servizi. Per cui questa cosa chiamata PIL è la misura di quanto spendiamo e certo, quando la spesa del settore privato si indebolisce, quando i consumatori si trattengono a causa del coronavirus, quando i clienti non ci sono e gli affari rallentano perché la domanda è debole, allora la spesa del governo può sostituire una parte di questa domanda mancante e sostenere l'economia. Ed è ciò che sta avvenendo ora. Lei mi chiede dei posti di lavoro garantiti e di come funzionano. È piuttosto semplice. Il governo sceglie una combinazione di salari e altre prestazioni e dice: a chiunque voglia un lavoro ma non riesce a trovarne uno da nessuna parte, il governo finanzierà quella combinazione di salari e altre prestazioni. Quindi il governo finanzia i salari e le prestazioni di coloro che lavorano nel programma, ma il programma stesso, per come lo immaginiamo, è amministrato il più possibile in modo decentralizzato. Così le comunità e i governi locali sono i primi responsabili per offrire posti di lavoro adeguati che diano un valore aggiunto alle comunità. Crediamo saranno impieghi ampiamente orientati verso un'economia di cura, prendersi cura delle persone, delle comunità, del pianeta. Quindi il governo può determinare un salario. Nel contesto statunitense abbiamo detto $15 all'ora, più le altre prestazioni. Il governo determina questo salario, dopodiché paga i salari e le altre prestazioni a chiunque si presenti in cerca di lavoro nel programma. È così che funziona. That's how it works. Spontaneously, is there a limit C'è un about this limite a questa expense? spesa? C'è un limite massimo del debito misurato in prodotto interno lordo o un limite di spesa per un programma del genere? Yearly expense for such a program? No, there can't be, in fact. In order for this to be a true job guarantee, you have to take No, non everyone ci who può shows essere up. in You realtà. can't Per say, poter essere una vera garanzia di lavoro devi assumere chiunque si presenti. Se c'è una lunga fila di persone che si presenta per il lavoro, non puoi dire stop alla 10.000ª persona o alla 100.000ª, dici non puoi entrare, o la milionesima siamo senza soldi, non possiamo assumere chi resta. Non può essere il caso, non per un governo che emette moneta sovrana. Devi poter assumere chiunque si presenti in cerca di lavoro e che non è in grado di trovarlo da nessun'altra parte. Ricordiamoci che se sei l'emittente della moneta non puoi restare senza soldi. Pertanto, il limite risiede nella capacità di offerta dell'economia, nell'abilità dell'economia di produrre i beni e i servizi che questi salari acquisteranno. Dunque, se finisci per assumere 15 milioni di lavoratori pagando loro un salario, ora quelli hanno delle entrate e possono comprare beni e servizi prodotti dall'economia. Quindi penso che il vero senso della sua domanda sia: esiste un limite alle capacità produttive dell'economia? È possibile pagare un salario troppo alto alle persone? Se invece di $15 all'ora fossero 30 o $50, si correrebbe il rischio di creare inflazione, poiché la gente avrebbe un potere d'acquisto così elevato che cercherebbe di acquistare più di quanto l'economia può produrre al momento? Questa è una possibilità reale ed è per questo che stabilire il giusto livello di stipendi e altre prestazioni permette alle persone di avere un lavoro decente e un salario decente, buoni lavori che aggiungono valore alla comunità con un salario dignitoso, evitando di creare quel tipo di pressioni inflazionistiche che altrimenti potrebbero crearsi in un'economia. You can avoid creating the kinds of inflationary pressures that might otherwise result in an economy. Well, MMT does tell the government you've got the L'MMT power. dice al governo: hai il potere di spendere, e lei parla di lavoro garantito, però il governo potrebbe anche decidere di spendere diversamente, tipo in portaerei e nell'esercito. L'MMT non specifica quale politica verrà scelta. Doesn't guarantee which kind of politics will be taken. No, it doesn't. And look, when I say MMT is a No, non lo fa. description of how L'MMT è la descrizione di come funziona il sistema e i meccanismi delle finanze pubbliche. È precisamente ciò di cui sto parlando. Negli anni *80 del Novecento, il presidente Reagan fece passare al Congresso una legge sulla spesa pubblica per la difesa, così da potenziare massicciamente l'esercito. E fu fatto. Spinse per dei tagli fiscali 2 volte, grandi tagli fiscali, che fecero aumentare pesantemente il deficit e il debito
debito pubblico, e così avvenne. Per cui il punto è che l'MMT ci offre una descrizione di come funziona il sistema monetario, dei limiti della spesa pubblica. Ma ogni congresso, ogni futuro presidente, ogni futuro primo ministro al mondo, se ha il sistema monetario giusto e la flessibilità che offre, può mettere i soldi in una varietà di programmi, può impegnarsi a spendere maggiormente. Non c'è alcuna protezione. L'MMT non può aggiustare la politica. Non possiamo dire che i governi non hanno il permesso di spendere in questo modo o in quell'altro modo. Sono stati eletti, devono prendere decisioni. La punizione, per loro, semmai, arriva con le urne. Se c'è abuso nel potere di spendere, se agli elettori non piace che i governi usino il loro potere fiscale per offrire regali alle grandi aziende e alle persone più ricche della società, con tagli fiscali prevalentemente a beneficio di coloro che meno ne hanno bisogno, allora gli elettori potranno punirli alle urne. Se pensano stiano potenziando troppo l'esercito o che stiano investendo in altro, trascurando magari la sanità, l'educazione, le infrastrutture, potranno esprimere la loro insoddisfazione alle urne. La realtà è che i governi hanno la facoltà di gestire un budget e finanziare le loro priorità, qualsiasi siano. Governments have the capacity to write a budget and fund their priorities, whatever those might be. Going on to the next, we already touched this point, but now let's go a little bit deeper. So we look at the central banks. Abbiamo già accennato a questo tema, ma approfondiamolo un po'. Se i governi decidono di finanziarsi tramite le banche centrali, non c'è il rischio per l'economia reale e il mercato del lavoro che si innalzi il livello dei prezzi e aumenti il debito pubblico? Real economy and the real labor market, that there is a rise in the price level and a growing public debt. So, okay, a couple of things here. I think that there is confusion about how government finance actually works, the mechanics of government finance for sovereign currency issuing Vorrei chiarire un paio di governments. cose qui. Credo ci sia confusione su come funzionano le finanze statali dei governi che emettono la loro moneta. I governi non scelgono come pagare i conti. C'è un unico modo di spendere una volta approvati i pagamenti. Danno ordine alla banca centrale di effettuare i pagamenti autorizzati dal governo. Ad esempio, negli Stati Uniti, il Congresso ha autorizzato il pagamento di 2.200 miliardi di dollari per il CARES Act, un importante atto legislativo a sostegno dei redditi e dell'economia colpiti dal coronavirus. E Camera e Senato hanno approvato un altro disegno di legge da migliaia di miliardi firmato dal Presidente. Questa legge per il Congresso è un modo di dire alla sua banca, la Federal Reserve, preparati perché stiamo ordinando nuovi dollari. Non c'è altro modo affinché funzioni. Ogni volta che il governo spende, la spesa avviene quando la banca centrale accredita i conti bancari appropriati e il credito su questi conti bancari crea nuova moneta. E quando paghiamo le imposte è come una sentenza di morte per la moneta nazionale. Quei soldi, quando li restituiamo al governo, finiscono al cimitero. Quindi c'è una costante creazione di moneta e quando paghiamo le imposte, una distruzione di moneta o sentenza di morte, se preferite. Al momento i governi stanno spendendo più di quanto stiano tassando e ciò significa che al netto il governo sta immettendo nuovi dollari nell'economia. Per cui sì, ci sono dei limiti, ma ciò non ha a che fare con il meccanismo dei pagamenti. C'è un unico modo per farli e il governo non può evitare di utilizzare la banca centrale per i suoi pagamenti. È così che funziona. Yes, there are limits, but it doesn't have to do with how the payments are made. There's only one way to do it, and it doesn't mean that the government could avoid using the central bank. The payments are going to be made via the central bank. That's just the way it works. È un'immagine singolare, se paghiamo le tasse mica uccidiamo i nostri dollari. Yeah, you do. I mean, if you like, and I'm sort of... Eh sì, invece, sono un po' riluttante a usare questa analogia, ma la userò perché magari può servire. Siamo in un'era digitale. La gente parla dei governi che stampano moneta. Alla televisione si vedono spesso banconote che escono dalle rotative. La gente sbarra gli occhi e pensa: il governo sta stampando tutti questi soldi per i suoi pagamenti. Ma non fa così, non stampa nuove banconote. Come ho appena spiegato,
L'agente fiscale governativo, la banca centrale, utilizza la tastiera del computer per effettuare i versamenti sui conti bancari delle persone. Così, se il Congresso vuole mandare alle persone $2.000 per aiutarle, viene fatta una registrazione digitale e il loro conto bancario aumenta di $2.000. E da dove proviene questo denaro? È come premere il tasto stampa sulla tastiera del computer. Ma quando pago le imposte e firmo l'assegno per il governo, quell'assegno passa dal sistema di compensazione, il clearing, e qualcuno preme il tasto cancella per la cifra equivalente. Quei dollari vengono tolti dal sistema finanziario, tolti dal mio conto bancario, tolti dal conto di riserva della mia banca presso la banca centrale e vengono cancellati. Per cui c'è una costante addizione e sottrazione di imposte e spese del governo. È così che funziona. So che sembra un po' strano perché siamo talmente abituati a sentire che le nostre imposte servono a pagare le fatture del governo, per cui sembra strano pensare alle imposte come a dei soldi che spariscono una volta pagate. Ma in realtà è molto più accurato pensare a soldi stampati e cancellati piuttosto che pensare che il governo utilizzi i nostri soldi e li ricicli in nuove spese. The reality is that it's more accurate to think of it as printing and deleting dollars than it is to think of the government as using our dollars and recycling them into new spending. Well, you made your point clear on this financing part, Ha chiarito il suo pensiero su questo aspetto. Cosa dire invece del livello dei prezzi? Per molti anni si è detto attenzione, potrebbe arrivare l'inflazione. Un governo che può spendere liberamente non influenza il livello dei prezzi? a government that can spend at free will, doesn't this affect the price level? Well, look, okay, we should start with the government can spend at free will because that's the truth. And we should tell the truth to people about, the limits to government finance. What are the constraints? And as I said in the very beginning, the limit is what is available and for sale in the government's own currency. That is the upper limit. Okay, that's the reality. That is not the same as saying that the government should go out and buy. Partiamo dal governo che può spendere liberamente, perché questa è la verità che dobbiamo dire alla gente sui limiti delle finanze pubbliche e su quali siano le restrizioni. Come ho detto all'inizio, il limite è ciò che è disponibile e in vendita nella moneta propria al governo. Questo è il limite massimo, perché questa è la realtà. Non è la stessa cosa che dire il governo dovrebbe acquistare ogni cosa che abbia un prezzo e che sia in vendita nella sua moneta nazionale. Non è ciò che sto dicendo. Sto dicendo che si può permettere di acquistare qualunque cosa sia disponibile e in vendita nella sua propria moneta nazionale, incluso tutto il lavoro inattivo. Significa che può creare piena occupazione e che la disoccupazione è sempre una scelta politica. Il governo deve condividere lo spazio di spesa con chiunque desideri spendere nell'economia. Io, i miei genitori, mia sorella, i miei vicini, tutti noi vogliamo spendere e occupare una parte delle capacità della nostra economia di produrre beni e servizi. Il governo vuole spendere, le imprese vogliono spendere, gli stranieri vogliono spendere. La capacità di produrre per soddisfare i bisogni delle persone, per poter acquistare beni e servizi, è limitata. Per cui, quando lei dice il governo non potrebbe spingersi troppo in là, assolutamente no. Proprio ora è in corso una grande battaglia negli Stati Uniti riguardo agli assegni del governo federale destinati alla maggior parte degli americani. E il dibattito è per un assegno da $600 o da $2.000. Questo stanno discutendo al Congresso. Quindi la vera domanda è: $2.000 è troppo rischioso? $2.000 danno loro troppo potere d'acquisto? Correrebbero a spenderli e l'inflazione accelererebbe a livelli che non vorremmo vedere? Dovrebbe essere questo il giusto dibattito. Ma io non conosco nessun analista economico credibile che abbia redatto uno studio in questo senso, sostenendo che dei pagamenti di $2.000 rischierebbero di surriscaldare l'economia. Nessuno l'ha fatto, anzi, piuttosto il contrario. Le analisi economiche suggeriscono che l'assegnazione di quei $2.000 sosterrebbe l'occupazione, aiuterebbe la ripresa e contribuirebbe alla crescita reale del PIL. Quindi ci sono benefici, non costi. Allora la domanda è: perché non 5.000? Perché non 10.000 o 100.000?
Perché non rendere tutti milionari? Buona idea! Ma no, pessima idea probabilmente. C'è un limite e il giusto modo di affrontare ciò è un'analisi economica rigorosa per farsi un'idea di quanta capacità inutilizzata vi sia nell'economia per assorbire in sicurezza questa nuova spesa. Per molte persone questi aiuti sono un puro sollievo, sono in ritardo con gli affitti, con le fatture, hanno debiti per migliaia di dollari. Gli passi un assegno da $2.000 e quella somma passa immediatamente ai loro creditori. Altre persone, che non sono in ritardo con i pagamenti ma fanno fatica a tirare avanti, con $2.000 magari vanno dal parrucchiere che credevano di non potersi permettere, magari vanno dal medico, cosa che stavano evitando perché pensavano di non poterlo pagare. Magari comprano un paio di scarpe nuove o un videogame per i figli perché non hanno potuto regalargli granché a Natale, ma ora possono acquistare qualche regalo. Questo è uno stimolo per le persone che spendono quel denaro. Altri semplicemente risparmieranno. Per loro non è né un aiuto né un soccorso. Pertanto, credo che il grosso dibattito qui sia quanto spendere, quanto infilare nelle tasche della gente e come quel denaro verrà utilizzato. how much to spend and put into people's pockets, and how will that money be used? Can we trust politicians to avoid spending over this I politici sapranno limitarsi evitando l'inflazione? Vogliono essere rieletti ed è un'enorme tentazione quella di poter creare denaro usando una tastiera. the keyboard to create money? You know, it's so interesting. What you say sounds logical, right? It sounds like, wow, politicians would always have the inclination to do too much as opposed to too little because they È want their interessante quello che dice lei, sembra logico, tipo i politici tendono sempre a strafare perché vogliono che gli elettori stiano meglio, così loro saranno ricompensati per averli inondati di denaro o altro. Ma la realtà è che se oggi mi guardo intorno nel mondo, avrei difficoltà a trovare un paese dove il governo sta facendo troppo. Durante una pandemia, con una crisi dove le economie sono molto depresse, ovunque io guardi, quello che vedo sono governi che con il loro potere di spendere, con le politiche fiscali, spendono troppo poco. Il lavoro garantito, in un certo senso, è un modo per proteggerci dai governi che fanno troppo o troppo poco. Perché il lavoro garantito è uno stabilizzatore automatico che mette fuori gioco parlamenti e governi. Mi spiego, se la disoccupazione aumenta e il lavoro garantito è in vigore, allora il finanziamento necessario viene automaticamente erogato. E appena l'economia inizia a riprendersi e quei lavoratori ritornano nel settore privato, la quantità di denaro che il governo deve spendere nel programma di lavoro garantito si riduce automaticamente. Pertanto il deficit pubblico si adatta automaticamente in risposta ai mutamenti delle condizioni dell'economia reale. Diventa più grande quando l'economia è debole e si riduce quando l'economia si riprende. E non occorre aspettare che il Congresso aumenti le imposte o che riduca il deficit o che faccia tagli alla spesa pubblica, perché il programma adatta automaticamente il proprio budget e questo è un grande vantaggio. It shrinks as the economy recovers, and you don't have to wait around for Congress to raise taxes to reduce the deficit or cut spending, because it's happening automatically. The program is producing those budgetary changes, so it's a benefit. Why are we talking Oggi so si much parla about così tanto di MMT? MMT, è perché abbiamo Don't we dimenticato forget about l'inflazione? inflation? I mean, I think that we're talking about MMT more today because Credo che oggi parliamo di più dell'MMT perché nell'ultimo quarto di secolo abbiamo sottovalutato l'importanza della politica di bilancio, la politica fiscale, e facciamo troppo affidamento sulle banche centrali e sulle politiche monetarie per gettare le fondamenta di una ripresa sostenibile. Credo che i banchieri centrali di tutto il mondo abbiano capito che la loro capacità di aiutare l'economia a riprendersi è limitata. Ora infatti stanno dicendo piuttosto apertamente ai governi: ci serve il vostro aiuto, ci serve un partner fiscale se vogliamo una ripresa solida. Quindi la gente sta realizzando che questo assomiglia molto a ciò che l'MMT ha sempre sostenuto, che la politica di bilancio è la leva politica più durevole, affidabile e potente. Pertanto vediamo i governi aumentare i deficit pubblici e questo, per molti, è coerente con l'MMT. And that to a lot of people sounds like, something that's consistent with MMT. Well, but if I look at the Se guardiamo Eurozone, all'Eurozona, agli Stati Uniti e al Giappone, viviamo già in un mondo MMT? MMT world?
Yes, we have been. I mean, MMT is not a Sì, lo policy siamo, proposal. l'MMT non It's è a una proposta description politica, è la of how the descrizione di come monetary system funzionano il sistema works and monetario the e le finanze mechanics of pubbliche. government finance. So L'MMT funzionava MMT was 25 anni fa, working 10 anni fa 25 e years funziona ago, adesso, perché 20 years descrive ago, come 10 years funziona ago, il 5 years sistema ago. It's working monetario, now because come it's funziona really a description of effettivamente la how the finanza monetary pubblica. system works, how Quindi government siamo in un finance mondo actually a works. MMT, So ma we're stiamo in an anche MMT conducendo una world, politica but what economica we're più also doing compatibile, is we're più running coerente con le economic modalità policy sostenute dagli more economisti compatible, MMT more nel corso degli consistent anni. with the way that MMT economists have supported over the years.